Ancora un omicidio, probabilmente della mafia a Palermo. Le vittime sono due: Umberto Tumminia, un camionista, e il figlio Francesco, un ragazzo di 16 anni. I killers hanno sparato da un'auto contro il camion guidato da Umberto Tumminia, che aveva al suo fianco il figlio, anch'egli raggiunto dai colpi mortali. Questo nuovo omicidio, secondo le prime indagini, sarebbe da inquadrare nella tragica faida della borgata di Brancaccio. Una lite con un camionista di questo Giuseppe Greco Scarpa. Ah, sì, 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 c'era un autotrenista, comunque per la precisione un articolato, non era un autotreno, e gli tagliò la strada che porta a Sciaculli e solo perché quello gli aveva detto una parolaccia, lui scese dalla macchina e lo uccise. E questo io non me lo sono sentita più di starci vicino. Quindi in sostanza ammazzò questo camionista per una questione di precedenza? Sì, Ma lo ammazzò sul posto o se lo andò a cercare poi a casa? no, 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 gli salì sul camion nella cabina e gli sparò 5-6 colpi di revolvere e lo lasciò penzolare dalla cabina. 8 settembre 1978. Dopo la morte di Giuseppe Calderone, Alfio Ferlito si incontra con Stefano Bontate per capire chi abbia compiuto l'atto, senza ricevere una risposta esaustiva dal principe di Villagrazia. Certo, poteva immaginare fosse stato Nitto Santapaola, ma non ne aveva le prove. Inizia qui la lotta interna alla mafia di Catania, fra Nitto Santapaola, legato ai corlonesi di Riina, e Alfio Ferlito, legato a Bontate, Inzerillo e Badalamenti. Santapaola ormai rappresenta la nuova mafia di Ucurtu a Catania, e però lo fa cercando di tranquillizzare la piazza catanese. Uccidere sì, ma fuori da Catania. E mentre Santapaola salda il suo potere con la città, anche grazie al suo rapporto con la politica locale, Ferlito, che era stato vicino ai boss della mafia perdente, dopo lo scoppio della seconda guerra di mafia inizia ad aggregare giovani della criminalità comune, assumendo una propria autonoma configurazione. Si va verso lo scontro finale per il controllo criminale della città di Catania. La guerra catanese, tra le fazioni contrapposte, vive così le fasi più concitate e si conclude nel 1982, con un epilogo particolarmente cruento. Sì, conosceva Alfio Ferlito, eventualmente in che rapporti era con costui? Io conoscevo Ferlito, Personalmente, sì. ho avuto modo di conoscere Ferlito, Sì. ho avuto modo Modo di conoscere. di conoscerlo e di avere a che fare con lui. Sì. Dove e quando? Dove e quando facevi le sigarette, doppie sigarette mi sa fare la droga. Era amico di Stefano Ponta. Faceva le sigarette, significa che si occupava di contrabbando. Faceva contrabbando di sigarette di Catania. Ci andava pure io a Catania a pigliare 1000, o ci mandava per conto mio a pigliare 1000. E c'è qualcuno che mi ci accompagnava pure. C'era qualcuno? Che mi ci accompagnava pure. L'accompagnava? Sì. E dopo c'era che veniva di Stefano Bontà, perché era intimo amico di Stefano Bontà, tutto ci inserito. Perché i catanesi, i chi ne volevano ne escere, volevano ammazzare, era appoggiato di Stefano Bontà e tutto ci inserito e così arriva a campare un altro pochettino. Quando dopo si mangiava la Bontà, si mangiano pure come lei sa, cada scalanza ci vicina a fece. Hanno fatto la festa. Lei sa qualche cosa dei rapporti tra il Ferlito e Santa Paola? Ferlito era una famiglia, ero Santa Paola, però prima di Santa Paola c'era Pippo e Giuseppe Cacciatone, o compare di Michele Zazza. E c'era pure il fratello di Cacciatone e il suo Pippo era senza voce, aveva un microfono per parlare. Pippo Cacciatone aveva un microfono che aveva... aveva un microfono che si appoggiava alla gola e c'era il fratello essere Antonino. sentito. Era senza le corde vocali o Lo periodo che conoscevo io era io un rappresentante di Catania. E c'era pure un mezzo di sigaretta a Napoli. Era amico pure di Stefano Bontà e tanti altri. Era compare Michele Zazza. Ora è rimasto suo fratello Antonino, se è ancora vivo, di Santa Paola. Santa Paola e il Ferlito i rapporti erano? Prima era un Ferlito dipendeva il suo Pippo, dopo ammazzare a Pippo è rimasto su te Santa Paola. Veniva arrestato a Milano Alfio Ferlito, trovato in possesso di quasi 1 tonnellata di hashish. «9 febbraio 1982. Vengono uccisi i fedelissimi di Alfio Ferlito, Salvatore Palermo e Temullo. Secondo le dichiarazioni dei collaboratori, vengono assassinati da Rosario Franco Romeo e da Santa Paola in persona, all'interno dei locali della concessionaria Pam Car, di sua proprietà, che si trova nel pieno centro cittadino.
La risposta degli avversari non tarda ad arrivare. Il 18 marzo a Catania, in un bar del centrale viale Vittorio Veneto, viene eliminato Franco Romeo, insieme al maresciallo dei carabinieri Alfredo Agosta, che si trovava in quel momento in compagnia del Romeo. Subito dopo, il 26 aprile, i santapaoliani subirono un altro durissimo colpo. Un comando armato fino ai denti fa irruzione in una casa dove si sta svolgendo una festa privata, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche Nitto Santapaola. I killer, sicuri di trovarlo, fanno fuoco con bombe a mano e Kalashnikov e gli aggrediti rispondono a loro volta con le armi. Il bilancio è terribile: 6 persone vengono uccise e 5 gravemente ferite. Si tratta di una carneficina tra le più gravi che si ricordi, quella che fu denominata la strage di Via dell'Iris, organizzata per uccidere il capo di Cosa Nostra catanese. Quando gli investigatori entrano per il sopralluogo, all'interno di una stanza, trovano tanto di quel sangue a terra che per camminare sul pavimento occorrono gli stivali. Santapaola però non era lì e ha il tempo e il modo di organizzare la risposta per chiudere definitivamente la partita col rivale. Passano meno di 2 mesi prima che venga assestato il colpo finale che segnerà l'ultimo capitolo di questa guerra. Il 16 giugno 1982, alla circonvallazione di Palermo, mentre è in viaggio dal carcere di Enna a quello di Favignana, Alfio Ferlito viene trucidato, insieme a 3 carabinieri che lo stanno producendo. L'agguato avviene nello stile corleonese, col supporto degli alleati palermitani, e muoiono anche questa volta degli uomini in divisa. Una modalità che, lontano da Catania, sta bene anche a Nitto Santapaola. Quell'omicidio è la riprova del suo metodo strategico: prendere tutti i vantaggi dell'alleanza coi corleonesi, condividendo i metodi fuori da Catania, ma mantenendo in città un atteggiamento esattamente opposto nei confronti delle istituzioni. Anche questo eccidio rappresenta un messaggio chiaro, stavolta di Santapaola: fuori dal cartello vincente che ha stretto con il gruppo di comando di Cosa Nostra, non c'è spazio per chi voglia contrapporsi a lui nel controllo della città etnea. Con la morte di Ferlito, dopo l'estate dell'82, si avvia a conclusione la prima guerra di mafia interna di Cosa Nostra catanese. La leadership dei rivali di Santapaola viene assunta da Salvatore Pillera. Il gruppo, che si viene a creare ampiamente ingrossato di nuove reclute, si colloca ormai del tutto al di fuori dell'organizzazione Cosa Nostra. Ma il 9 agosto 82, a Valverde, nell'Interland di Catania, le forze dell'ordine, indirizzate certamente da qualcuno, effettuano un'irruzione dentro una villa bunker. All'interno si sta svolgendo un summit con gli uomini di vertice e i reduci del clan di Alfio Ferlito. E guarda caso ciò è avvenuto con una soffiata alle forze dell'ordine che ha determinato nelle gerarchie mafiose la prevalenza definitiva del cacciatore. Ormai non rimane che sancire la fine della guerra. Vengono arrestati diversi mafiosi e sequestrato un grosso quantitativo di armi. È il colpo di grazia inferto all'organizzazione contrapposta a Santapaola. La pace ufficiale viene stipulata nel settembre 82 in campo neutro. Il summit si tiene a casa di Pippo Garrozzo, il capo dei Cursoti catanesi, che si era mantenuto neutrale in quel sanguinoso conflitto, sebbene la posizione del clan fosse stata più articolata. Anche se i Cursoti ufficialmente non avevano preso parte alla guerra, alcuni di essi avevano infatti manifestato a favore dell'una o dell'altra parte. Santapaola rimane così il leader incontrastato di Cosa Nostra Catania, mentre, nonostante l'armistizio, per contrapporsi a lui nasce il potente clan Pillera Cappello. Qualche cosa dell'omicidio di Ferlito? Di preciso non so niente, però nel nostro ambiente elementare ed abitarlo Santa Paola, perché pensare non è che la Palermo ammazzarlo, ma la Santa Paola, perché poi non è che poi in Palermo, perciò la cosa cammina retta retta. E dico, solo del Santa Paola è in grado di precisare? Sì, proprio Santa Paola, perché a io ci interessava, come sa, vedere immensi piedi, perché era amico di Palermitano. Diciamo per bontà inserire. Grazie, Ma Presidente. Santa Paola avrebbe potuto commettere questo omicidio senza avere un consenso da parte della commissione? Ma siccome già avevano tanto di quella larga mano, la commissione la tenevano quando ci pareva comodo, non ci pareva comodo, facevano i suoi fatti. Perciò. Dopo l'uccisione di Bontate,
i Greco di Ciaculli avevano preso di mira il contorno, a causa dei vecchi rancori con Greco Scarpuzzedda. I reggenti Pietro lo Iacono e Giovan Battista Pullarà avevano invitato Antonino Grado a consegnare il cugino per eliminarlo, ma lo stesso aveva di fatto eluso questo ordine, sicché ne era stata decretata l'uccisione. Diramato l'ordine di uccidere il Grado, nonché Franco Mafara, dovunque si fossero recati, la soppressione era avvenuta nel baglio di Presti Filippo, ad opera di Salvatore e Mario Presti Filippo, di Pino Greco Scarpuzzedda, di Giuseppe Lucchese, di Filippo Marchese e di altri. Il pentito Marchese descriverà nel dettaglio anche le modalità del delitto, sia quanto alle reazioni dei due. L'uno, il Mafara, si era messo a piangere, l'altro invece era rimasto impassibile, esortando il primo a comportarsi da uomo d'onore. Sia in ordine a uno sfogo del Mafara, il quale aveva contestato a Filippo Marchese che la vera ragione di quanto stava facendo contro di lui era che la sua fabbrica di calcestruzzi gli dava ombra, essendo il Marchese, a sua volta, interessato a un'analoga impresa del settore. Noi, io e mio fratello il più grande, eravamo i più fidati di Stefano Bontate, cioè che eravamo alle dipendenze dirette, soprattutto io. E allora non mi fidavo più nessuno, e non andavo più a nessun incontro, mi mandavano a chiamare, ma io non andavo più a nessun appuntamento. Quindi lei era Perché preoccupato mi in aspettavo sostanza. ma è normale, essendo vicinissimo a Stefano Bontate è normale che ero preoccupato. E il tuo Infatti, mio fratello come più si grande ci comporta? andò a lasciare. Suo fratello, Come? suo fratello in quello stesso periodo come si comporta? È preoccupato anche lui? Che cosa decide di fare? Che cosa fa suo Ma fratello? guardi dottore, eravamo preoccupati sì, però mio fratello era all'acqua delle rose, si dice giù in Sicilia, perché noi non eravamo immischiati nei discorsi, nei contrasti che avevano Stefano Bontate e Salvatore Rina. Ma siccome per la strategia dei Corleonesi, in pratica, noi eravamo vicinissimi a Stefano Bontate, e allora loro pensavano che non si erano sbagliati, che l'unico a poter fare la reazione contro di loro eravamo noi fratelli, io e mio fratello Antonino. E in pratica io non mi incontravo più nessuno, di fatto ho detto a mio fratello non incontrarti più con nessuno perché non c'è più regola di Cosa Nostra. Mio fratello, ripeto, era all'Acqua di Rose, si incontrava, andava in determinati appuntamenti, difatti la sera prima di ammazzarlo, che è stato strangolato, io ho detto quando ti mettono la corda al collo, pensa a tuo fratello Tanino, perché a me mi chiamano Tanino già a Palermo. Io non vado in nessun appuntamento e ti dico di non andarci più. Difatti mio fratello è andato in questo appuntamento e non è più tornato. E questo quando avviene rispetto alla morte di Stefano Bontate? Quant'è che suo fratello lei non lo vede più? Ma dopo circa 6-7 mesi. E a lei come risulta? Perché lei dice è stato strangolato? A lei chi gliel'ha detto? Che cosa le risulta al riguardo? No, perché mi dice mio fratello dov'è che aveva l'appuntamento. Ho capito. E da allora non l'ha più visto? A Croce Verde? No. Dove aveva suo fratello? Dove le disse suo fratello che aveva quell'appuntamento? Croce Verde Giardina, dal signor Totò Presti Filippo, il grande traditore. Perché lei dice che è grande traditore? Chi era questo Totò Presti Filippo? E quindi da suo fratello lei viene a sapere che lui quella sera, quel giorno, si sarebbe recato da questo Presti Filippo? È così? Sì, la notte abbiamo litigato e con mio fratello c'era un certo Francesco Mafara. A seguito dell'uccisione del fratello Antonino, Gaetano Grado era fuggito in Spagna insieme agli altri fratelli, ma continuava a spostarsi numerose volte a Palermo, dove organizza diversi omicidi contro gli alleati dei nemici corleonesi, in particolare quello di Michele Graviano, padre dei fratelli Giuseppe, Filippo e Benedetto, e quello di Salvatore Zarcone. Il 19 novembre 82 viene consumato un altro crimine efferato da parte dei corleonesi, l'uccisione del giovanissimo figlio, appena 17 anni, di Nino Badalamenti, Salvatore. Un chiaro avvertimento a Gaetano Badalamenti, dopo l'analogo avvertimento a Tommaso Buscetta. Di fronte a siffatta inarrestabile furia sanguinaria, il fronte dei perdenti decide di passare al contrattacco, tendendo un agguato ad uno degli avversari più feroci, Pino Greco Scarpuzzedda. Senta, lei dopo la morte di suo fratello che cosa fa? Dopo la morte di mio fratello, ripeto, io ancora avevo 3 fratelli, non uomini d'onore, cioè riferito uomini d'onore non appartenevano a famiglie mafiose.
Allora ho cercato di salvare i miei fratelli, immediatamente siamo partiti, siamo andati a Milano. Da Milano poi ci siamo spostati in Spagna e ci siamo organizzati lì e io stavo fermo lì in Spagna. Cioè, dopo un bel po' di tempo, in pratica, io vedendo le malefatte che facevano, che ammazzavano tanta gente innocente, cioè, ho deciso che già ne ho parlato in un altro processo, che come alleato c'era Gaetano Badalamenti, i Rimi. Ho deciso di scendere giù a Palermo per poter vendicare la morte di mio fratello, cioè scagliarmi contro i corleonesi. Quindi Cosa lei, che ho mi scusi un fatto, attimo, ho Grado, fatto- quindi lei viene a sapere in Spagna dell'uccisione di altre persone e lei era in contatto, ha detto, con Gaetano Badalamenti e con i Rimi. I Rimi chi sono? Sì, di Alcamo. Ho capito. Quindi lei decide di rientrare a Palermo per vendicare queste uccisioni, è così? Sì, per scagliarmi contro i corleonesi, perché in pratica stavano spadroneggiando a mai finire. Loro difatti pensavano, ci chiamavano a noi gli scappati, quando gli scappati erano loro, perché io non sono mai scappato dalla Sicilia. E gliel'ho dimostrato, perché quando iniziai a fargli la guerra contro Totorrina, io non gli toccavo gli uomini d'onore, io gli ammazzavo tutti i rappresentanti di famiglia e capi mandamenti. Omicidi che non posso dire perché ancora c'era lo istruttore in corso. Pino Greco, detto Scarpuzzedda, sottocapo della famiglia di Ciaculli, nonché il principale killer dei corleonesi nelle fasi iniziali della mattanza, era un membro del gruppo di fuoco che aveva ammazzato sia Bontate che Inzerillo. Era l'uomo in rampa di lancio nella famiglia di Ciaculli, quello destinato a prenderne le redini, tenute da quel Michele Greco, che ormai aveva funzioni solo di rappresentanza. L'attentato di Natale ai danni di Scarpuzzedda è di centrale importanza nell'ambito della cosiddetta guerra di mafia, perché adesso faranno seguito una serie di efferati omicidi di rappresaglia. I responsabili della cosiddetta tuffiata di Ciaculli, ovvero sia sparatoria di Ciaculli, della mattina del Natale 1982 sono Greco Giovanni, detto Giovannello, Romano Giuseppe, detto l'Americano, e Gaetano Grado. Ma Scarpuzzedda si salva. Io ho sparato a Pino Greco Scarpuzzedda personalmente, avvocato, a Ciaculli. La mattina del Natale. E l'ha ucciso lei allora? Che? L'ha ucciso lei allora Pino Greco Scarpuzzedda? No, un altro demonio, amico di Totorrina. Questo è un altro demonio. Se n'è andato purtroppo ferito perché le altre persone che erano con me avevano fatto bagnare le cartucce dei fucili e se n'è andato ferito. Sono i colpi che gli ho tirato io. Quella stessa sera, ad ora molto tarda, vengono uccisi i Ficano, rispettivamente padre e fratello della fidanzata del Giovannello Greco. Successivamente, negli Stati Uniti, dove aveva cercato rifugio, verrà ucciso anche l'americano. Assassinato a Fort Lauderdale in Florida, insieme a un amico testimone di nozze di Buscetta, che si trovava casualmente insieme al romano. Insomma, una decina di persone vengono ammazzate. L'attentato a Pino Scarpuzzedda, però, denuncia l'esistenza di una pericolosa crepa nello stato della sicurezza ambientale della borgata di Ciaculli, per la presenza di famiglie, in un modo o in un altro, legate a Salvatore Cicchiteddu, a Giovannello Greco e a Salvatore Contorno. Scarpuzzedda, quindi, promulga un editto, obbligando tutte le famiglie che non dessero garanzie di assoluta lealtà, comprese quelle composte da solo donne, vista l'assenza dei maschi arrestati o fuggiti, a lasciare la borgata in un tempo relativamente breve. In buona sostanza, un esodo forzato. La notizia dell'ordine di Scarpuzzedda in forma confidenziale giunge alla squadra mobile e così il commissario Beppe Montana inizia le indagini. Fa un censimento porta a porta ed effettivamente alcune famiglie sono scomparse da Ciaculli, trasferendosi nell'Interland. Vengono rinvenute in una casa abbandonata alcune lettere, 3, del seguente tenore. Caro Francesco, hai un mese di tempo per andartene da Ciaculli, con tutta la tua famiglia. Devi venderti tutto. Se dopo il mese sarai ancora a Ciaculli, ricadranno su di te e sui tuoi cari gravi disgrazie. Addio. Un'altra lettera riporta:
ti comunichiamo che a partire da oggi, 19 gennaio 83, hai un mese di tempo per andartene. Le minacce erano seguite spesso da incendi di auto. You whip up my appetite. Don't leave me here